Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. È il giorno del derby e andiamo quindi a vedere le ultimissime in vista di Inter-Milan. Andremo a vedere le probabili scelte dei due allenatori, cosa dicono i giornali in edicola oggi, perché poi quando ci sono questi big match è sempre interessante vedere come se ne parla sui vari quotidiani sportivi nazionali. E parleremo dell'infortunio di Dumfries, che potrebbe essere più lungo del previsto. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo un bel like se vi piace il contenuto del video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e contestualmente con due semplici clic dareste un grandissimo supporto al canale. Iniziamo innanzitutto proprio dall'infortunio di Dumfries e poi arriviamo ai temi dell'immediato, quindi della partita di stasera. Dumfries naturalmente non sarà del match e il punto è che potrebbe essere uno stop più lungo del previsto. Qualcuno addirittura ipotizza 30-40 giorni, con Dumfries che praticamente potrebbe tornare in campo soltanto nel weekend del 28 dicembre, quindi saltando diverse partite, saltando gli impegni decisivi tra Atletico e Liverpool in Champions, e addirittura rischierebbe di saltare anche la Supercoppa. Usiamo il condizionale perché ovviamente quando sono questo tipo di infortuni c'è sempre qualche dubbio sul recupero, sugli effettivi tempi di recupero, però ecco, si vocifera che è un problema che Dumfries già stava portandosi da qualche tempo, e quindi l'Inter potrebbe dover fare a meno dell'esterno olandese per un periodo più lungo di quanto inizialmente ipotizzato. E questo apre naturalmente una discussione sulla rosa dell'Inter, perché l'errore o presunto tale di Luis Enrique in estate potrebbe essere particolarmente pesante, perché senza Dumfries l'Inter può dirottare Carlos Augusto a destra, ma viene poi a mancare il gioco delle coppie, perché nelle idee iniziali c'erano Di Marco, Carlos Augusto a sinistra, Dumfries, Luis Enrique sulla destra. Potrebbe dover rispolverare Darmian da quinto, anche se sappiamo praticamente Darmian è un po' quel jolly che dovrebbe trovare meno spazio quest'anno, visto che comunque c'erano stati altri innesti, e soprattutto l'Inter sarebbe costretta un po' per forza di cose a dare spazio a Luis Enrique. Non che l'Inter lo abbia già bocciato e lo abbia già accantonato, ecco, le ultime non riportano certo quell'idea, però in questo momento se davvero Dumfries dovesse rimanere fuori 30-40 giorni ci sarebbe un po' l'obbligo di puntare anche sul brasiliano, per quanto finora non abbia affatto convinto. Arriviamo anche alla partita di stasera. Naturalmente ci sono dei ballottaggi soprattutto in casa Inter per il ruolo di difensore centrale e soprattutto per quello della mezzala sinistra. E andiamo quindi a prendere i quotidiani in edicola oggi, leggiamo i titoli e secondo appunto le testate nazionali chi è favorito in questi ballottaggi. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, leggiamo subito in prima pagina: riecco la magia del derby scudetto. Torniamo indietro naturalmente, ecco, torniamo alla prima pagina e leggiamo appunto: riecco la magia del derby da scudetto senza fine. Chivu punta la vetta e il più 5 sui rossoneri con Lautaro Thuram, Allegri per il sorpasso sui nerazzurri con Leao e Pulisic. È una prima pagina interamente dedicata a Inter Milan, tra l'altro con Barella e Modric con maglie vecchio stile che sicuramente sono sempre molto piacevoli da vedere, a dispetto invece di quanto succede ormai ultimamente con maglie sempre più particolari. Leggiamo sulla Gazzetta: un derby da scudetto, a lungo Inter o sorpasso Milan, vale tantissimo. Chi vince si prende la città, con un successo Chivu sale a più 5 su Max e il diavolo vuole l'1-1. Ecco, naturalmente può essere il diavolo vuole il più 1, naturalmente. Può essere un derby che può dare uno slancio, per me però non è assolutamente una partita decisiva. Anche l'eventuale più 5 non cambierebbe un po', ecco, la situazione, al di là del fatto che non ci sono soltanto Inter e Milan, c'è il Napoli che ha vinto ieri e la Roma oggi a Cremona. Vediamo anche la probabile formazione secondo la Gazzetta dello Sport: Sommer tra i pali, Akanji, Acerbi, Bastoni, Carlos Augusto al posto di Dumfries, Barella, Cialanoglu, Zielinski, Di Marco, Lautaro, Thuram. Leggiamo però ci sono diversi ballottaggi. Uno riguarda Acerbi Bissek 55 a 45%,
Come dicevamo nel prepartita, tra virgolette, tattico di ieri, io preferirei di gran lunga Bissek perché Acerbi non ha un punto di riferimento nell'attacco avversario, Leao e Pulisic non puntano né sulla forza fisica né sui duelli, ma hanno tra le loro principali qualità il movimento, la rapidità, e Acerbi potrebbe essere costretto a lasciare sempre qualche metro per non andare poi in difficoltà nella copertura della profondità, mentre Bissek, per quanto a me non faccia impazzire da centrale, ha sicuramente più rapidità di Acerbi. L'altro ballottaggio è appunto Zielinski-Sušić, sembra favorito il polacco, secondo me anche per dare qualità nella prima costruzione della manovra, ma comunque è un ballottaggio secondo me questo che verrà risolto solo nelle ultime ore. Carlos Augusto a Luis Enrique, qui troviamo un 70-30, faccio fatica a pensare che Luis Enrique possa essere titolare questa sera. Nel Milan, Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi, Pulisic, Leao. Qui l'unico ballottaggio è Bartesaghi e Stupignan, ma insomma sembra difficile che possa essere titolare Stupignan. Vediamo le ultimissime. Per il Milan, appunto, Bartesaghi avanti, ci interessano principalmente queste dell'Inter. Zielinski in dubbio, Sušić si candida per sostituirlo. Come al solito, più del solito, Christian Chivu ha nascosto la formazione ai giocatori provando varie soluzioni. Il principale problema è la sostituzione di Dumfries, come abbiamo appena detto, c'è anche l'infortunio di Darmian. A centrocampo il ballottaggio riguarda invece Zielinski e Sušić. Chivu aveva scelto il primo, che però è tornato un po' acciaccato dagli impegni della nazionale polacca, testa a testa serrato. In difesa l'esperienza dovrebbe premiare Acerbi al posto di Bissek, ma appunto si sottolinea dovrebbe, quindi nessuna sicurezza in questo senso. Leggiamo poi anche Chivu, Inter, divertiamoci, la ricetta di Chivu, spensierati ma seri, evitiamo gli sfottò. Il tecnico ritrova la tula e spegne la tensione. Andare in ritiro non garantisce mai la vittoria. Sicuramente un punto, secondo me, favorevole all'Inter, favorevole proprio al modo di fare di Chivu, è proprio questa leggerezza dal punto di vista mentale. C'è poi una mossa tattica che riporta la Gazzetta dello Sport e parla le tenaglie contro Pulisic e Leao, ecco le preventive. 2 tenaglie contro i velocisti. Chivu prepara un controllo preventivo per i ribaltamenti di Leao e Pulisic. Sul fronte destro della difesa Akanji riceverà assistenza da Carlos Augusto, mentre dall'altra parte sarà Di Marco a sacrificarsi per sostenere i duelli di bastoni. Non è certo una garanzia di successo, ma è un aiuto all'ambizione dell'Inter. In realtà sì, marcature preventive che potrebbero essere queste, però qui poi ci sono i quinti del Milan che attaccano, ci sono le mezzali, Milan che porta tanti uomini nella zona di rifinitura tra difesa e centrocampo, quindi insomma non è così scontato il modo in cui difenderà l'Inter. La carica di Allegri, voglio attenzione, loro sono favoriti, Milan da battaglia. Una sfida mondiale, partita planetaria e 18 giocatori sono già in America. Il Milan ha 12 qualificati al torneo della prossima estate, l'Inter spera nel blocco degli azzurri. Insomma, poi si dà esalto anche agli incassi. San Siro esaurito, incasso record da 8 milioni. Non ci sarà coreografia, come ben sappiamo, al di là di quella appunto che sarà allestita dalla stessa Inter nei 2 anelli arancio. Arriviamo anche sul Corriere dello Sport per vedere le ultime, anche secondo gli altri quotidiani. Andiamo alle pagine che naturalmente ci interessano. La seconda prima alla scala, Chivu con Lautaro Thuram, Leao e Pulisic per Max. E andiamo a vedere anche qui le ultime di formazione. Anche in questo caso si dà Acerbi e Zielinski come vincenti dei ballottaggi. Qui, ecco, naturalmente ci sono sempre i soliti indisponibili, stessa formazione per il Milan praticamente, quindi insomma Acerbi e Zielinski dovrebbero vincere il ballottaggio e dovrebbero essere titolari questa sera. Chivu niente anzi, all'Inter può sorridere, la pressione non porta responsabilità, mi fido dei miei. Allegri invece dice Milan pronto per una grande gara. L'Inter riscalda Zielinski, come appunto dicevamo prima, il polacco in vantaggio su Sušić, Dumfries KO, c'è Carlos Augusto e in difesa in 3 per una maglia, ovviamente Acerbi, De Vrij e Bissek. La qualità di Rabiot per il Milan, il francese al rientro dopo uno stop di 49 giorni e stasera Allegri ritrova anche la difesa titolare. E qui naturalmente sappiamo c'è il rischio di Rabiot, l'abbiamo analizzato appunto ieri, che è un calciatore che sicuramente può dare dei problemi. Andiamo anche su Tutto Sport, anche se poi in realtà non è un quotidiano che sta molto simpatico a noi nerazzurri. In prima pagina leggiamo Gran Galà Milano, derby scudetto.
E andiamo anche poi alle pagine che ci interessano maggiormente. Andiamo, ecco, dove si parla effettivamente del derby di Milano e arriviamo, ecco, alla pagina derby verità, chi è da scudetto lo dimostri. Kivu, voglio sorrisi, l'ansia succhia energia, regaliamo un lunedì sereno ai tifosi, dice che cazzimma Lautaro. E per quanto riguarda Allegri invece dice l'Inter è la favorita con il Napoli, Leao sta capendo che è un attaccante valutato per i gol. Chiudiamo anche con la probabile formazione di Tuttosport, anche in questo caso stesse probabili formazioni, Zielinski avvantaggiato su Sušić e Acerbi in vantaggio su Bissek. Voglio concludere anche con uno stralcio di quella che è stata la conferenza stampa di Kivu, giusto l'ultima domanda che secondo me è una risposta interessantissima. Quando gli viene chiesto c'è molta pressione nel calcio italiano e spesso poca spensieratezza, lei invece parla di divertimento perché il divertimento è responsabile, significa apprezzare le piccole cose come il sole di oggi dopo la neve di ieri. Danno energia, l'ansia mostra sempre lo scenario peggiore e bugiarda ti sfoda e non ti fa esprimere il tuo valore. Bisogna affrontare tutto con un sorriso e consapevolezza, il calcio italiano può migliorare, ma non deve perdere la propria identità. È un campionato meraviglioso, difficile, competitivo. Anche voi giornalisti siete appassionati, è una cosa bella. Serve sorridere un po' di più e preoccuparsi meno dei gol subiti e degli 0-0. Il calcio resta la cosa più bella di questo paese. Ecco, questo aspetto è importantissimo. Kivu non va ad appesantire di pressioni, di tensione all'ambiente, parla di divertimento, non pratica, ecco, quella moda quasi, quell'abitudine del ritiro pre-partita, perché dice comunque i calciatori devono avere tempo anche per stare in famiglia, visto che si gioca ogni 3 giorni, e questo aspetto secondo me è importantissimo perché una squadra che scende in campo leggera dal punto di vista mentale sicuramente è una squadra che può performare meglio. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate dalla partita di questa sera. Secondo voi, ecco, le scelte, Acerbi avvantaggiato su Bissek e De Vrij, che in realtà in questo momento non rientra neanche nei ballottaggi, almeno secondo le probabili formazioni. Carlos Augusto titolare a destra e Zielinski in vantaggio su Sušić. Insomma, cosa ne pensate di queste probabili scelte? Come al solito sfruttiamo la sezione commenti per confrontarci. Io vi saluto e come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!